Welcome, welcome, benvenuti, benvenuta Adele Ciao, nella casa di grazie. Ra. Welcome, welcome. Condivido un secondo Adele il video, intanto che aspettiamo che si arriva qualcuno. Allora. Posso fare? Abbiate pazienza. Oggi ovviamente non funziona un piffero. Eccolo qui. Ok. Ciao Catty, ciao Moonchild, welcome, 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 welcome. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Bene, questa sera, oggi con la luna nuova in Libra, ce la posso fare? La dottoressa Emma Odori, quale onore. Provo a spostarmi, così, si vede meglio. Non riesco più a vedermi, non so come ho messo il video. Ok. Posso fare? Ciao, ciao a tutti. Allora, sì, ce la posso fare, non so perché sto facendo questa cosa, abbiate pazienza, ma non so, mi si vede a metà, si vede che una metà di me non è qua. Tanto in molti sapete bene che io ogni tanto ci sono e ogni tanto non ci sono. Sparisco. Vabbè, non so perché prima c'ero e adesso non ci sono più. Ok, ci sono. Bene, benvenuti, benvenuti. Questa sera ho deciso di fare le mie visioni, previsioni, segno per segno, live, perché io mi annoio, sono uno scorpione che si annoia e quindi volevo creare questo live per interagire con voi. Intanto benvenuti, vi presento la mia partner di questa sera con queste meravigliose campane di cristallo che io adoro totalmente, adoro e adoro anche lei, ed è Adele. Adele è il suono dell'anima, lei suona le campane e fa terapie, poi lei adesso ve lo racconterà. Vorrei che ti presentassi Adele, benvenuta nella casa di Ra, sono onorata di averti con me, di accompagnarmi in questa luna in bilancia. Ciao Anna, perché non so perché, ma questa luna è molto importante, la sento molto. Forse però perché lo scorso anno, del mio compleanno fino al prossimo compleanno, ho avuto la rivoluzione solare in bilancia ed ero incavolata nera perché io non amo le bilance, scusatemi, le bilance le amo, sapete che vi voglio bene, ma non ero molto felice. Invece devo dire che quest'anno è stato un anno lunghissimo, perché se penso a tutto quello che è successo di ogni, ma devo dire grazie bilancia, mi ha portato l'armonia nella mia vita e mi ha insegnato tantissime cose e tutto in questo momento è assolutamente perfetto. È sempre stato, ma in questo momento ancora di più. E quindi mi permetto, anche Moonchild, tu non hai bilancio per un altro motivo, segniamo un pietoso velo. Quindi volevo onorare e celebrare questa luna in bilancia, anche perché è molto importante. Questa luna in bilancia è un nuovo inizio, è iniziare qualcosa di nuovo.
e iniziare una relazione con voi stessi anche in un modo diverso. E quindi sono molto onorata di avere queste meravigliose campane di cristallo che, come ho detto, che amo. E Adele. Adele, benvenuta, presentati. Racconta chi sei. Grazie, grazie, ciao a tutti, buonasera, grazie, sono molto contenta di fare questa cosa qui con te e anche, diciamo, per voi. Io ovviamente mi chiamo Adele, come avrete capito, e qui con me ho le campane di cristallo, sono strumenti che per me hanno un valore molto importante perché producono delle frequenze che sono frequenze veramente molto potenti, che vanno a lavorare in profondità. E, e quando le ho acquistate qualche anno fa, non capivo veramente lì per lì il valore che potessero portare nella mia vita, ma poi, insomma, come sappiamo, in realtà le cose arrivano e oggi sono veramente una parte importante, diciamo, della mia vita che amo suonare per gli altri tendenzialmente, per me stessa e anche per gli altri. E quindi sono felice di essere qui e niente, ve le suonerò quando ci sarà il momento, ecco. Grazie, grazie. Quindi noi saremo accompagnati da questo meraviglioso suono che per me è spazio, per me è casa, molto, molto casa. Il suono delle campane di cristallo mi porta nella mia casa nel cielo e fa fare viaggi meravigliosi. Quindi sono molto onorata che Adele abbia accettato e di condividere con voi in questo momento, e quindi prendete tutto ciò che può arrivarvi questa sera, senza giudizio, senza il bello o il brutto, ma semplicemente quello che vi arriva. Ciao Lucy, ciao Veronica, benvenuti a tutti. E, quindi niente, vi stavo dicendo che questa luna è veramente molto potente, abbiamo appena avuto l'equinozio, è iniziata la nuova onda ieri con della scimmia, quindi c'è tanta roba, tanta ricchezza e tanto movimento. Quindi in questo momento quello che sento tanto è stare in silenzio interiore, cioè fare silenzio dentro di noi, portare quel grande equilibrio che ci deve essere dentro di noi. E stare semplicemente in ascolto, come vi dico sempre, stare fermi non significa non fare nulla, ma significa stare attenti ai segni che stanno arrivando. Quindi in questo momento ci sono. Speriamo, ok. E, e stiamo attenti a quello che succede. Quindi io lascerei un attimo ad Adele ad aprire per far entrare la luna in bilancia in mezzo a noi, affinché io possa canalizzare tutto ciò che vogliono dirci segno per segno. Sapete che io canalizzo e non preparo nulla, quindi non ho niente non voglio parlare di astrologia, adoro l'astrologia ma non ne voglio parlare, ma vediamo che cosa, quali sono i consigli che segno per segno vogliono darvi. Quindi Adele, se sei pronta, io ti lascerei il campo e ascoltiamo le tue meravigliose campane. Grazie. Vi chiederei se volete di chiudere gli occhi e fare dei respiri profondi in modo che le frequenze possano arrivare.
Grazie. Grazie. Bene. Benvenuta Luna in Libra tra di noi, con questo meraviglioso sound di Adele, che ringrazio tantissimo dal mio cuore. Sapete, questo è un dono d'amore che facciamo direttamente dal nostro cuore e di cui siamo molto contenti di poter fare. E quindi iniziamo a vedere le previsioni segno per segno. Benvenuta Lauretta. Allora, iniziamo con l'Ariete, vediamo che cosa porta l'Ariete a per questa luna in bilancio, questo equinozio. Allora, per l'Ariete c'è un grandissimo cambio, c'è richiesto un cambio di visione, cambio di vita. C'è un cambio di modalità in cui voi agite, c'è un cambio di visione che dovete vedere, le cose dovete guardarle in un altro modo. Questa luna arriva proprio davanti a voi per farvi vedere questo, per farvi cambiare il modo in cui guardate le cose, per farvi vedere una nuova visione, per farvi vedere che c'è un nuovo modo di agire, che c'è un nuovo modo di poter stare bene nella vita. Perché questa luna che cosa ci chiede? Questa luna Venus, come vedete io oggi ho questi due orecchini che sono due trasmettitori di Venus fatti da legni molto antichi e li ho messi apposta per onorare proprio Venus, che è una dei pianeti di questa lunazione. Quindi vi chiede proprio di vedere le cose diversamente, di portarle con voi, chiedevi che cosa veramente volete, Arieti. Okay? Allora, quello che vi chiede questa luna è di togliervi la maschera e di iniziare ad andare profondamente all'interno. Quindi è ora di smettere di rimanere soltanto in superficie, è ora di andare veramente dentro. Qui non è più tempo di fare finta, non è più tempo di pettinare le bambole, come dico io. Qui è il momento invece di andare dentro, di aprire quel velo, di squarciare quel velo e di andare all'interno, di vedere veramente cosa c'è, di guardarvi dentro, che cosa c'è che fino ad oggi voi non avete voluto vedere, quali sono quelle emozioni che tenete tanto e guardate, quali sono quelle cose che non volete mostrare, però a voi stessi date il permesso di poterle mostrare, perché se farete questo si aprono diverse strade. Voi capirete che in quelle strade voi siete già in quelle strade e quindi potete camminare con un'altra modalità, in un modo che è completamente nuovo e a quel punto avrete a disposizione tutto ciò che vi serve. Però c'è da riportare un ordine, c'è un ordine che non è stato fatto per voi Arieti e quindi c'è da riportare un ordine, ve lo dico sempre, sulla base sotto affinché voi possiate partire, come se una strada deve partire per voi Arieti da una strada che è connessa con il vostro cuore. Quindi Arieti, ciao Olling, grazie. Arieti, dovete assolutamente portare quell'ordine, aprire quel cuore, mettervi in contatto con quel cuore. Non è più il momento di non contattare il vostro cuore, è veramente il momento in cui quelle basi devono essere messe con il cuore coinvolto. Quella strada va veramente seguita, va fatta molto velocemente, ok? Prenderete una via molto molto veloce, ma solo se primo vi perdonate e secondo se coinvolgete il vostro cuore. Quindi, per favore, amatevi, amatevi, amatevi e non dimenticate il vostro cuoricino. Sapete che sono una rompiscatole su questo. Vediamo quali altri messaggi arrivano per l'Ariete. Allora, non è più tempo di rimpianti, è ora che smettete di piangere, di fare i piagnoni e è il momento veramente di divertirvi, di capire anche che noi siamo qui anche per divertirci, siamo qui anche per stare bene, non siamo venuti, non siamo incarnati per soffrire, ok?
No, guardate, voi avete una grandissima riuscita, dovete solo smettere di pensare al discorso materiale, ok? Perché la materia arriva da voi senza nessun tipo di problema. Cioè, nel senso, il bilanciamento tra i soldi e la spiritualità vi arriva, cioè come se ci fosse un dare e avere, come se tutto tornasse in armonia, però non siate fissati in questo, non pensate che se non fate questa cosa non avete abbastanza, ma fidatevi veramente assolutamente di voi. E veramente vi è chiesto anche di mettere a posto una situazione d'amore in cui non siete stati sinceri, non sinceri, vi siete messi una maschera, non vi siete mostrati esattamente per quello che siete. Quindi è ora di uscire fuori e veramente dimostrare chi siete e fare quel cambiamento che tanto vi è richiesto. Il cambiamento porta proprio coinvolge proprio una relazione di amore, ok? E c'è proprio un cambiamento, proprio c'è un grande cambio proprio su una questione di amore, c'è un grande cambio su una questione di come affrontate l'amore, c'è un grande cambio sulla questione di come voi sentite la relazione, prima con voi stessi, ma poi nella coppia, proprio duale, quindi sarà una sfida a due per voi Arieti che dovrete guardare e dovrete mettere a posto e vi accorgerete che tutte queste montagne che voi state vedendo sono dei piccoli ostacoli che vanno rimessi in armonia. Esattamente, Ollin. L'amore ci chiede di attraversare le peggio paure e amare ci vuole un grande coraggio, ci vuole il coraggio di amare, perché abbiamo tanta paura di amare e invece bisogna avere il coraggio di amare e di stare in quel canale potentissimo dell'amore, assolutamente. Vediamo per Ariete quali sono gli aiuti che lo aiuteranno ad affrontare questa Moon in Libra. Guardate, l'archetipo della terra, la piramide. Quindi qui c'è bisogno che voi siate ben radicati nella terra, quello che vi ho detto prima, quelle radici vanno messe ben giù nella terra, vanno radicate e vanno rimesse a posto, perché voi dovete rimettervi in contatto proprio con questa, con la grande piramide, affinché voi dopo possiate salire e ricevere tutto quello che dovete ricevere. Però prima, se non siete connessi alla terra, non possiamo andare da nessuna parte. Ok? E vediamo con le carte del Sole e della Luna qual è l'aiuto. Il cercatore. Quindi qui c'è proprio da ricostruire, da riconnettervi, da cambiare il vostro modo di vedere le cose, da vedere che cosa è veramente per voi. Quindi camminate per questa strada e fate questo cambio che è molto importante per voi. Ok, Arieti? Grazie. E adesso Toro. Il Toro è la mia cara Adele, è un Toro, Toro, Toro. Non a caso, vedete, siamo Scorpione e Toro, stesso asse. Quindi ci siamo trovate non per caso ovviamente, non è mai un caso. Vediamo che cosa porta questa luna per il Toro. Per il Toro è riconosci i tuoi doni, riconosci che cosa porti e smetti di irrigidirti, porta armonia nella tua vita e condividi questi doni che hai, che ti sono stati dati, con tanti cioè con l'eleganza che una sacerdotessa porta nella vita. Allora, il toro è richiesto un grandissimo coraggio, un grande coraggio di mostrare chi è, mostrate chi siete. Dovete avere il coraggio di uscire. Il caro Toro, muoviti anche un po', sì, questo anche, aspetta un attimo, perché il Toro che cosa dice? Oltre che avere il coraggio
di uscire dalla solita stanzetta, dal solito giardino e di riconoscervi, di mettervi sotto il sole, di farvi vedere per come siete, al toro è richiesto un cambio molto potente, un cambio netto, proprio netto al toro è richiesto. E deve portare armonia su chi è lui, ok? Io mi riconosco, so chi sono, voglio stare sotto la luce del sole e a quel punto porto armonia in tutte le mie parti e ho il coraggio di essere chi sono e non mi devo più nascondere. Questa è la cosa, è molto importante per il toro. Mi ascoltate, toro? E il toro ha perfettamente davanti la sua visione, sa benissimo che cosa vuole creare. E il toro, per andare avanti in questa strada, deve lasciare andare tutto il passato, tutto ciò che è stato fino ad oggi, ringraziarlo, ma c'è una chiamata per qualcosa d'altro, qualcosa che coinvolge il cuore. Il cuore. Quindi assolutamente seguite il vostro cuore, abbiate il coraggio di seguire veramente col cuore e lasciate andare tutto, basta tutto quello che è stato, lasciate andare la vostra famiglia, lasciate andare tutti, pensate a voi in questo momento, ok? Andiamo poi al messaggio per il toro. Toro, cosa succede toro? L'amore che verrà manifestato in anche gruppi di persone in cui voi potrete uscire con il vostro amore, potrete trovarvi con tante persone, trovarvi con persone in cui starete bene e troverete armonia con queste persone, ma anche porterete la persona che amate in pubblico davanti a tutti. Adele, sei viva? Sì, sì, ascolto. Stai ricevendo il messaggio? Sì, sì. Allora, qui al toro è richiesto ancora ha una grandissima riuscita al toro, però deve smettere di stare in prigione, deve uscire il toro da quello che è la sua cella, deve proprio andare fuori e deve dare messaggi, deve smettere di sentirsi male, di sentire che tutti ce l'hanno con lui e che viene castrato, perché non è così, non ci sono nemici, l'unico nemico siete voi toro, dovete ricordarvi questa cosa, ok? Perché ciò che dovete manifestare, ciò che arriverà proprio, sono sicura che ce la farete, sarà proprio dimostrare chi siete, dimostrare i grandi signori che siete, la vostra eleganza, il vostro mood che avete, con la grande fedeltà verso una persona, ok? Col vostro amore, proprio come se vi mostraste veramente per chi siete, ok? E porterete proprio una riuscita e ci sarà un cambiamento anche in mezzo ad altre persone. Vi accorgerete anche che ci sarà qualcosa insieme a un gruppo di persone con cui state lavorando che non funziona più e quindi che dovete cambiare il mood, ok? No, non è Toro la Hollin, la Toro è Sagittario, la Hollin è Sagittario. Però sta aspettando che scenda il bambino Gesù e la Beata Vergine. E la Magdalene no, a Hollin. Vediamo un attimo. Ah, guarda, dovete guardare è proprio la vostra ombra. Dovete farvela amica. Dovete iniziare ad andare con questa ombra e dovete stare attenti perché l'ombra vi farà degli scherzetti probabilmente, proprio per farvi guardare dentro che cosa quello che dovete vedere che ancora non volete guardare. Quindi è molto importante, questo è il set ed è l'ombra, quindi è la nostra, vedete? Quindi guardate bene. E vediamo qual è l'altro aiuto per il toro. C'è ancora qualcosa che dovete guardare, che tenete nascosto, ma
uscirà. Guardate, il karma. Quindi qui c'è ancora qualcosa che vuole essere visto, qualcosa che è pronto per essere lasciato andare, qualcosa che è pronto per essere proprio sciolto. E quindi è un grande momento, una grande possibilità per voi Toro di poter uscire da questo mood che avete, molto 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 importante. Quindi al lavoro Toro, yalla yalla yalla, come si dice qua? Sì, Olli, è uscito il cane. Bene, vediamo questa luna per i gemelli. Che cosa porta la luna in Libra per i gemelli? I gemelli troveranno una grandissima energia per poter manifestare quello che vogliono portare nel mondo, quello che vogliono portare nella loro vita, soprattutto per loro stessi, e avranno a disposizione praticamente tutto, avranno tutto a disposizione. Quindi preparatevi, perché è un momento proprio in cui la luce è con voi, gemellini. Voi siete avete tutto a disposizione, la strada si apre e va molto velocemente e potete iniziare a muovervi proprio e a vedere le cose nel modo giusto. È come se fino a questo momento voi non aveste capito che siete all'entrata della vostra casa, all'entrata di ciò che volete manifestare. È lì pronto, quindi iniziate a camminare, ok? E c'è una grande, come se voi aveste la visione completa di tutto e potete creare ciò che volete proprio in questa strada. Cioè quello che interferenza mia, scusate. Può continuare? Aspetta Adele che ti chiudo il microfono. Chiudi pure il microfono. Scusate, c'è un modo qui per chiudere il microfono. Ok, ti ho silenziato, dopo ti riapro. Cosa stavo dicendo? Avete la visione già pronta proprio per camminare in quella strada, quindi è come se voi aveste sia di poter creare nuove realtà, sia di poterle manifestare durante questo periodo di questa luna. Quindi attenzione, portate armonia, mettete a posto tutte le cose. E di nuovo questa luna comunque vi chiede a tutti di stare connessi con il cuore, perché c'è una strada nuova, gemelli, che si mostra, ok? Ma questa strada nuova che si mostra solo se voi portate armonia nelle vostre basi, armonia nel vostro cuore. È come se voi doveste fare pace con qualcosa, gemelli. E ora che vi fermate un attimo e ritrovate veramente quella grande tranquillità, quel poter ricevere quella cura che forse fino ad oggi invece siete stati disattenti, non l'avete voluta ricevere. Ok? Vediamo che cosa c'è ancora per i gemelli. I gemelli devono stare molto attenti a un discorso di soldi, ok? Quindi attenzione a come vi muovete e attenti ai business che si fanno, a investimenti che dovete fare, guardateci bene 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 dentro, ok? Perché c'è comunque qualcuno a casa vostra che sta comunque cercando di manipolarvi, di controllarvi, di portare dell'energia che non è giusta per voi. Quindi voi siete, comunque voi lo sentite, voi lo sapete già che c'è come qualcosa che vi sta tormentando, ok? A casa, qualcosa che non vi quadra, voi lo sentite. Quindi aprite gli occhi. Quando ci sarà una riunione di persone con
comunque della famiglia, e questa riunione di persone sarà con la maschera, sarà di persone che non dicono la verità, che si metteranno la maschera, quindi voi per favore sentite questa cosa e rimanete bene con gli occhi aperti e state in allerta, ok? E c'è una persona donna nella vostra famiglia che cerca comunque di imprigionarvi e vi porta comunque come depressione, vi porta come un po' di abbattimento morale. Quindi aprite gli occhi perché voi sapete perfettamente come gestire questa situazione. Non siete assolutamente in pericolo, quello che sento, ma state attenti, di nuovo mi dice un problema di soldi. Per favore, attenzione, ok? Aprite gli occhi con questa luna. E vediamo gli aiuti. Aiuti per i gemellini. Ai 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 gemellini, 7, l'ombra che per voi. Quindi qui c'è qualcosa che dovete guardare, questa ombra che dovete armonizzare, e state attenti ai trucchetti anche voi, perché c'è qualcosa che si mostrerà con questa luna, che sarà assolutamente molto importante, qualcosa da cui voi non ci caderete, in questo trick voi non ci cadete. Sono assolutamente certa di questo, però per favore aprite gli occhi. E con le carte del sole e della luna, guardate un poco, l'abbandono. Qui c'è un'accoglienza. Per uscire da questa situazione dovete accogliervi, dovete aprire le braccia e prendervi la responsabilità di chi siete, e a quel punto nessuno vi potrà né tradire né abbandonare, ma siete voi che dovete accogliere. Quindi per questa luna, per i gemelli, c'è una grande, grande accoglienza che deve essere fatta. Okay? Voi dovete accogliere voi stessi, voi dovete opprimere il vostro silenzio, state dentro di voi e avete tutto a disposizione per poter uscire da questa situazione, quindi non siate angosciati o disperati, per favore. Ok? Grazie gemelli. Cancro. Cancro. La nostra Adele è ascendente cancro. Quindi ascoltatevi anche il vostro ascendente. Vediamo che cosa porta questa luna per il cancro, questa luna in gemelli, in bilancia, scusate. Guardate, c'è una... Per il cancro c'è una strada che parte molto velocemente e che è una strada con una persona uomo, come se ci fosse un deal con questa persona, e questa strada parte veramente e va come se voi trovaste finalmente la strada giusta, quindi potrebbe essere una relazione di lavoro, ma potrebbe essere anche una relazione d'amore personale che cambia la modalità di essere quello che era fino a questo momento. È una strada che si mostra, che parte, ma questa strada vi richiede di affidarvi, quindi lasciare andare tutto quello che voi non lo volete mollare, di mollare. Se volete che quella strada parta nel modo giusto che deve partire, voi dovete lasciare andare tutto completamente. Ecco Lucy, perfetto, sono contenta. Quindi questo è un messaggio che già da un po' che ti arriva comunque. E dovete portare armonia, ci vuole proprio il coraggio di affidarsi all'universo, il coraggio di affidarsi a qualcosa di più grande. Quindi non rimanete che volete tenere in mano con 2 o 3 cose, dite ma tanto questo non sono importanti. No, tutto è importante, dovete affidarvi totalmente, ok? E dovete portare armonia perché c'è bisogno di riportare ordine, c'è bisogno di riportare ordine nella vostra vita, cancro. Rimettere a posto delle cose, perché voi avete comunque un grandissimo inizio e avete dei doni, voi siete in grado di far manifestare nella vostra vita veramente dei doni, delle cose che sapete fare, che cosa vi viene meglio, che cosa vi piace fare. Fatevi questa
La Holly invece è Cancro time, l'elevazione dell'affetto, amate senza appiccicume. E invece qui parlano di un'altra cosa, Holly. Qui stanno parlando invece che loro sanno fare delle cose, devono capire che cosa sanno fare bene, devono fare quella cosa, ok? Non potete fare tutto, ok? Quindi dedicatevi a quella cosa, perché se vi dedicate a quella cosa, le cose inizierà questo percorso a manifestarsi e anche ci vuole il coraggio, veramente, il coraggio di fare qualcosa fuori dal vostro solito mood, fuori dal vostro solito campo, ok? Per fatelo diverso, come stasera io e la mia amata Dele abbiamo fatto qualcosa di diverso, no? Fatelo anche voi. Cancro. Vediamo quali altri messaggi ci sono per il cancro. Il cancro ha una grandissima riuscita nei soldi. Ci sarà proprio qualcosa di molto importante che arriverà nella vostra vita. Wow, wow, wow. Bene. Guarda. Guardate, c'è proprio una grande riuscita, c'è una grande leggerezza che arriva nella vostra vita. E proprio per voi, con una grande riuscita e anche con un grande amore, cioè sono veramente bellissime. Vi troverete in mezzo a delle persone con le quali sarete molto bene, con le quali creerete anche dei progetti di lavoro, di nuovi progetti. Anche se in mezzo a queste persone voi saprete e sentirete che c'è una persona che non è sincera ma che cerca di farvi lo sgambetto, non preoccupatevi, andate oltre, andate avanti, perché comunque voi riuscirete a portare l'armonia, ok? Assolutamente. E c'è proprio una grande armonia che arriva e smettete di essere abbattuti, di sentirvi giù di morale, di sentirvi non al posto giusto, ok? Perché proprio c'è invece un grande cambiamento, che è un cambiamento che arriva verso di voi, c'è qualche cosa che dovete mettere a posto, come qualche piccolo ostacolo da mettere in bolla, si dice, però sono cose che riuscite assolutamente a superare senza nessun problema. Vediamo lì, help. Ok. Wow, Bastet, la sensualità, quindi scusate, cancro, mettetevi in contatto con la vostra sensualità, mettetevi in contatto col vostro potere, col vostro istinto. Bastet è l'altra faccia di Sekhmet, sapete, no? Ed è la dea molto sexy, molto istintiva e molto sensuale. Okay, quindi usate la vostra sensualità per ritornare in contatto con voi stessi. Grazie Sabina, non sono io, sono i messaggi per voi. Usatela questa sensualità, siate sensuali in ogni cosa che fate, non soltanto nel modo di muovervi, nel modo di essere fuori, ma nel modo di vivere la vita. Vivete la vita con una grande sensualità. Ecco, guardate che è uscito dal mazzo da solo il mio amato Urano. Quindi, cari cancro, qui c'è un change. È un change, guardate un po', proprio che ha a che fare con qualcosa che è quello che mi arriva è qualcosa che ha a che fare con la vostra parte sensuale, con la vostra parte che tenete nascosta, una parte in cui voi vi dovete rimettere in contatto assolutamente, perché è giunto il momento di fare un'unione, di uscire da quel guscio e di mostrare veramente chi siete, assolutamente. Pure i cani si devono muovere, certo si devono muovere i cani, è vero, ma ce la faranno. Grazie cancro. Leo, le mie leoncine. Vediamo un pochino per il leone, che cosa porta questa luna in bilancia.
Guardate, leoni, voi avete la visione, sapete esattamente dove volete arrivare, anche se è un progetto che è molto lontano, non è un progetto che è qua ora, è un progetto che deve arrivare. A te, Lucy? È un progetto che deve arrivare, quindi attenzione. Visualizzate, guardate cosa dovete fare per arrivare a quel progetto, per arrivare in quel punto, ok? E togliete di mezzo tutto ciò che impedisce di arrivare al vostro progetto, ok? Quindi andate direttamente e fidatevi di voi. Quello che vi è richiesto, leoni, è fidatevi di voi. Abbiate fede in voi stessi, fede nella vostra voce, come voi volete fare le cose. Solo voi potete sapere come volete fare le cose, nessun altro. Ok? Vediamo questa leone. Allora, Leo. Allora, al leone è richiesto di fare un grande perdono verso se stesso, fare un grande perdono verso il passato e veramente, sì, perché cara Olin, questo è il tuo rise sign, il tuo segno. Quindi ascoltalo bene, ascoltami bene. Qui c'è proprio il momento in cui voi dovete fare un grande perdono verso voi stesso, un grande perdono verso il passato, tutto quello che è stato fatto nel passato della vostra vita e trovare pace in una relazione con un uomo. Qui c'è bisogno di portare veramente quell'amore, come se voi portaste un piatto verso quell'amore e rendetevi conto che quell'uomo che tanto voi state combattendo, che voi avete davanti a voi, è una persona che è connessa con il suo cuore. Ciao Ale! Quindi, anche se voi non ci credete, quella persona è connessa con il suo cuore e si deve mostrare quella persona, si mostrerà, ma anche voi vi dovete mostrare, come se anche voi rimaneste un pochino dietro il velo, quindi squarciate quel velo, uscite fuori, perché questa unione tra questo uomo e questa donna è già fatta, cioè siete già in aggancio, quindi è assolutamente perfetto. C'è bisogno di perdonare e di far uscire quell'amore e di guardare con altri occhi quella persona e di perdonarsi. Okay? Ci sarà un cambiamento di modo di vedere e ci sarà un momento in cui c'è bisogno di stare un po' fermi, di stare in quel silenzio interiore che dicevo prima, sto dentro e sento. No, mi tocca di venire in Italia? No, dai, aspetta un attimo a sposarti, per favore. E dovete aspettare un attimino e c'è un cambiamento. Ma questo cambiamento vi richiede un pochino di fare una ricerca, vi richiede di guardare bene le cose, di avere un poco di pazienza, e però quella pazienza è meravigliosa perché quando metterete quel piede sul suolo, allora a quel punto sarà assolutamente sicuro, sarà qualcosa in cui non cadrete per terra, nessuno vi tradirà, sarà assolutamente, io sono sicura di dove sono, sto qui, metto un passo e non crolla tutto, tutto rimane su. Ma non è complicato, è un pochino da stare un attimo con pazienza, insomma, Sagittaria, stai buono. No, scappa una rosa, è tutta la vita che scappa, adesso è ora che stia ferma, su via. Vediamo gli aiuti per i leoncini. Ma il fuoco brucia e rigenera, il fuoco rigenera. E infatti guarda che hai il tuo amato Anubis, guarda un po'. Anubis, che è lo sciamano, qui c'è bisogno di portare luce dentro il cuore. Guardate, non a caso è uscita questa carta, quello che ho detto prima, perché qui c'è proprio da portare la luce all'interno del vostro cuore, affinché quelle radici possano veramente
entrare dentro la terra e quei rami possono aprirsi e dare i frutti. Quindi assolutamente sì. Anubis, vedi? E vediamo con le carte, con le tue cartine, carte del Sole e della Luna. Adele, ti ho chiuso il microfono, quindi dopo te lo riapro. Guardate un pochino, questo Anubis che porta alla rigenerazione delle radici, che riporta la luce dentro il cuore, da chi è aiutato da Chirone, la grande guarigione, quindi qui c'è una grande guarigione, quella guarigione, miei cari leoni, è una guarigione del vostro cuore, è una guarigione che porta nel vostro cuore, è molto molto importante questo quello che sto dicendo. Perché in questa luna voi avrete la possibilità di poter guarire quel cuore che tanto sanguina, che tanto ha portato sofferenze, che tanto vi ha fatto dannare e che lo tenete chiuso. Invece in questo momento ho bisogno di fidarvi e di stare nell'amore, leoni. Amore, amore, amore. Verginelle, le mie verginelle. Sì, Ross, stavo pensando proprio a te, mia amata Ross. Aprire quel cuore. Allora, vediamo che cosa porta per le Vergini questa luna in bilancia. Allora, Vergini, qui c'è bisogno veramente di seguire la chiamata che vi arriva adesso. Quindi seguite quella chiamata e lasciate veramente, veramente chiudete con quel passato e riportate ordine. Qui c'è bisogno, vi è chiesto di rimettere giù le basi. C'è bisogno di rimettere le basi. No, Moonchild, no comment. Allora, Vergine, c'è una strada che si apre ed è una strada che vi porta anche in contatto con una relazione con un uomo dove dovete sanare il cuore. Qui mi parla molto di una relazione di un padre, della famiglia, qualcosa che voi dovete rimettere a posto nelle vostre basi e c'è bisogno di un grande perdono, c'è bisogno di riportare un grande ordine e c'è bisogno di seguire ciò che sentite, perché c'è qualcosa verso questa persona uomo della vostra famiglia che voi avete sempre sentito che c'era un problema, che c'era qualcosa che non era come voi stavate pensando e avevate montato un grande castello, ok? Raccontandovi una grande storia. In questo momento questo crolla. Crolla perché voi dovete vedere veramente la verità delle cose, ok? Quindi riportate ordine, fate perdonate questa cosa, guardatela veramente come deve essere, perché quella persona uomo, questa della vostra famiglia, non era come voi pensavate, voi lo sapete, ascoltate con la vostra voce, ascoltate la vostra verità, fidatevi di voi, siate nel vostro centro e tutto vi verrà svelato. C'è un cambiamento per voi vergini per andare veramente verso ciò che amate, un sogno che avete dentro di voi, qualcosa che volete manifestare da tantissimo tempo, da quando eravate piccoli ed è giunto il momento di camminare, di fare questo cambio, di camminare verso quella strada, portando ciò che sapete fare. Quindi è richiesta la vostra presenza, ciò che voi volete portare e ciò che voi volete manifestare. Ok? Vediamo invece quali altri messaggi per la Vergine, per questa luna in Libra. Allora, qui c'è basta stare male per una relazione di amore. È come se il vostro cuore piangesse sempre delle lacrime, come se il vostro cuore continuasse comunque a rinvangare cose del passato che non sono state messe in armonia. Quindi è ora che voi le portate fuori, ok? E che portate bilanciamento e che cambiate quella strada. C'è un cambiamento, vi è richiesto un cambio. In questo cambio
Smettete di essere tristi, smettete di essere depressi, vergini, per favore, andate avanti e continuate. Voi avete la riuscita su questo cambiamento e contatterete il vostro bambino interiore, contatterete quella tenerezza che c'è dentro di voi, che è molto molto importante. E non fatevi prendere da quella tenerezza che è dentro di voi, da quel bambino, e non fatela diventare come una depressione, no, deve essere qualcosa che vi dà forza, deve essere qualcosa che riagganciate dentro di voi e riportate veramente qui e ora a manifestare, ok? Quindi basta pianti, non è più il tempo, ok? C'è un cambiamento, arriverà una persona che si mostrerà come una persona molto, grazie Signore, una persona di alto rango, cioè non una persona normale, e che vi farà vedere cose completamente diverse, farà vedere le situazioni da un altro punto di vista. Voi avete la riuscita, ma dovete però attraversare veramente un dispiacere e una litigata che farete con qualcuno che secondo voi vi tiene come prigionieri, vi tiene come incastrate, ok? Ma dopo questo sbotto, questa apertura, come se esplodesse qualcosa, ritornerà l'armonia. Quindi è un passaggio che state facendo, Vergine. Lasciate che questo passaggio avvenga in modo che voi possiate vedere le cose come sono. Quando avrete questo scopo, quando ci sarà questa discussione, questa ira che sarà esplosa, per favore non reagite, rimanete fermi, aspettate un attimo, guardate che cosa succede dopo, perché le cose si rimetteranno tutte in armonia, sarà qualcosa per portare guarigione, per portare luce dentro alcune situazioni che state vivendo. È un passaggio un po' complicato per la Vergine, questo con questa luna in Libra, ma è molto molto importante per liberarvi da una serie di situazioni. Okay? Vediamo gli aiuti. Guardate, l'aiuto è la purificazione. Di Wajet, il serpente che si innalza e diventa Dio, apre le ali. Quindi c'è proprio da riconnettersi con la terra, ok? Da risalire, c'è proprio da fare una grandissima purificazione dentro di voi, sia spirituale che materiale, proprio dentro il fisico. Quindi abbiate cura del vostro fisico, assolutamente, e ritornate in armonia e risvegliare, come se ci fosse veramente un grande risveglio. Tutto quello che succederà con questa luna in bilancia sarà per portare armonia, ok? Anche se sarà un po' complicato, state, non abbandonate, ok? E guardate un po', tutto questo è con il silenzio interiore. State nel vostro silenzio, state dentro di voi. Sentite dentro di voi quello che sta arrivando e in questa grande purificazione, in questo periodo, in questa luna, rimanete veramente dentro, ascoltatevi, ascoltatevi, ascoltatevi. Sentite che cosa sta succedendo. Rimanete nel vostro silenzio, non comunicate tanto, cercate di rimanere nella quiete per poter vedere esattamente queste cose, per potervi purificare, per essere pronti a quello che succederà dopo. Okay. Grazie Vergine. Bene, abbiamo fatto i primi 6 segni, se hai voglia Adele, sogniamo per la bilancia, visto che il prossimo segno sarà la bilancia, io direi di onorare questa bilancia con un po' del tuo sound. Bene, allora ho riacceso il microfono, Intanto grazie a tutti per la partecipazione calda. Ecco, come prima, se vi fa piacere chiudete pure gli occhi per far sì che il suono arrivi e respirate profondamente.
Grazie Adele. Grazie. Bene, grazie. Bene, benvenuta Libra. Quindi ricominciamo la lettura dei segni con la bilancia. Allora, bilancia, vediamo un po' che cosa viene fuori. Cosa porta questa luna per la bilancia? La bilancia c'è una nuova strada, c'è una chiamata per un cambiamento di strada, una strada e un modo di essere, un modo di mostrarsi esattamente per chi siete oggi, per chi siete in questo momento. Quindi una grande chiamata di un nuovo inizio, no? Come questa luna chiede, no? Di prendersi cura di voi e vi chiede proprio di mettervi in contatto con chi siete, quello che portate, e di guardare esattamente come le cose le state manifestando, le state portando nella vostra vita. E vi chiede di non irrigidirvi, quindi di non stare troppo nella vostra rigidità, ma di essere assolutamente morbidi e di essere come malleabili per poter vedere e cambiare tutte ehm, le le situazioni, proprio per essere così elastici da poter saltare da una situazione all'altra, ok? Perché ci sono strade che si apriranno per voi, quindi dovete essere veramente pronti, boom, andare, cioè non stare sempre nel sì, no, no, sì, 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 no, no, andare, credere veramente in voi, avere veramente questa grande fiducia, questo cambiamento così repentino di modo di vedere le cose, di sentire le cose, proprio questo, stare nel riconoscere quello che volete voi, ok? C'è proprio una ricerca che vi è richiesta e c'è il coraggio di trovarvi al centro e trovarvi con a disposizione tutto quello di cui avete bisogno, come se doveste avere il coraggio di stare al centro di una grande libreria e attingere dalle conoscenze. È proprio giunto il momento di uscire dalla vostra comfort zone e di trovarvi non in un cantone, non in una cantina, non in qualcosa che non è per voi, ma di trovarvi assolutamente dove voi volete stare, cioè nella vostra posizione in cui voi potete mostrare esattamente chi siete. Ok? Questo è molto importante. Vediamo quali altri messaggi per la bilancia. Guardate, c'è un dispiacere che avete passato, proprio c'è un cambiamento, quindi questo dispiacere che voi avete passato è già andato, quindi è già stato lasciato, quindi non, non, non preoccupatevi. Allora ci sarà come uno scopo, ci sarà come una grande litigata, ci sarà qualcosa che si mostra che si rompe totalmente bilance, ok? Però voi non state nel rimpianto, potevo fare, potevo dire, potevo non dire, va bene così, ok? Dovete andare oltre e proprio perché c'è qualcosa che capirete in una maniera diversa in riferimento a una persona uomo, ok? Qualcosa che avevate pensato che fosse in un certo modo e invece le cose sono completamente diverse. E, e invece di ritenerlo un vostro amico, lo riterrete un vostro nemico, mi viene da dirvi. Ci sono ostacoli, dovete superare qualche ostacolo e dovete veramente stare attenti intorno a voi perché avete diverse persone che non sono amici, che sono delle persone che hanno delle maschere, quindi guardate bene le persone che avete intorno e decidete di chi gli dovete fidare, ma io quello che vi consiglio è mettetele in pausa queste persone per un certo periodo, almeno per questa luna, e poi se vi sentirete le riprenderete nel vostro giro. In questo momento toglietele un pochino da intorno a voi, ok? Perché se farete questo allora voi ritroverete l'armonia e ritroverete anche la riuscita, ritroverete anche l'amore e il successo, verrete anche riconosciuti, ok?
Quindi è molto importante che facciate questa pulizia, Bilancia. Vediamo quali sono gli aiuti per la bilancia. Wow, Neftis, la grande sacerdotessa, la sorella di Isis. E qui c'è proprio come se voi poteste mettere in contatto con l'intuizione, con i misteri. Guarda come bella questa carta. Con i misteri, come se vi poteste mettere in contatto con qualcosa che non è tangibile, che ancora è invisibile. Ok? Per riuscire a capire anche chi sono queste persone che avete intorno e che non dovete mettere in pausa, è molto importante. E con le carte del Sole e della Luna, Giove. Guarda che voi avete una grandissima espansione, qualcosa che si espande, che si apre per voi, però c'è bisogno prima di passare in mezzo a questa grande bomba che si apre, ok? Per riconoscere queste modalità. Ma tutto questo arriva proprio perché tutta questa espansione è proprio per rimettervi in contatto con qualcosa che forse avete dimenticato e che dovete ricordare di nuovo, qualcosa che la vostra anima vi chiede di ricordare di nuovo. Grazie Libera, ed eccoci ai nostri amati Scorpioni. Pronti? Sei pronto, Moonchild? Vediamo cosa arriva questa luna in bilancia per lo Scorpione. Allora, qui per lo Scorpione c'è una grandissima unione tra un maschile e un femminile, come se voi doveste portare armonia dentro di voi in quello che è il vostro modo di usare il vostro maschile e il vostro modo di usare il vostro femminile, come se queste due parti dovessero veramente unirsi durante questa luna. Sì, Lucy, devi ascoltare anche l'ascendente. Doveste unirvi e creare questa grande danza, creare questa armonia. Questa luna in bilancia vi chiede, Scorpione, di ricreare una grande armonia tra le vostre due parti. C'è da portare proprio una armonia, di nuovo vi dico, nelle vostre parti, e c'è proprio un nuovo modo di poter essere, di potersi manifestare, che voi userete con questa luna in bilancio. E vi renderete conto che potete anche fare le cose in un altro modo, potete anche cambiare opinione, che non è così devastante cambiare totalmente il modo di vedere le cose come le avete adesso. Però questa nuova strada, questo nuovo modo di essere vi chiede di coinvolgere il vostro cuore, quindi cari Scorpioni, dovete portare armonia nel vostro femminile e maschile, ma dovete anche non dimenticare il vostro cuore, quindi portare una grande armonia veramente dentro quell'amore che avete verso voi stessi, dentro quell'amore che portate fuori. È ora di amarvi, è ora di prendervi cura di voi, è ora veramente di riconoscervi come non soltanto quelli che stanno nascosti, eccetera, ma quelli che escono fuori e possono portare fuori il cambio, possono portare fuori veramente un amore diverso. Okay? C'è una strada nuova che inizia, una nuova strada che iniziate a camminare, c'è proprio perché voi dovete camminare per il vostro sogno. Il vostro sogno, Scorpioni, si apre proprio la strada, si manifesta ciò che tanto desiderate, che avete desiderato da tantissimo tempo, e vi si aprono le strade, ma in quelle strade dovete imparare a camminare con una grande leggerezza, dovete essere assolutamente leggeri. Ascoltati il toro, caro Moonchild, visto che tu sei Scorpione e mi vai a finire a diventare toro, per favore.
dovete camminare leggermente con le strade, Scorpioni. Dovete stare proprio, fidarvi di voi, andate proprio fregandovi delle persone, fregandovi degli altri, fregandovi di quello che fanno le altre persone. Ok? Fidatevi veramente di voi e seguite quella strada e andate oltre, seguite quello che volete fare, non ascoltate nessuno, ascoltate solo voi stessi. Qualsiasi strada sceglierete, Scorpioni, sarà la strada giusta, assolutamente. Cosa dici, Olin? Lo Scorpione può diventare anche leggiadro. Guarda la tua mami, scusami. Allora, vediamo quali sono. Ah, scusate. Allora, vediamo quali altri messaggi per lo Scorpione. Allora, Scorpione, vi dovete togliere la maschera, dovete togliere totalmente quella maschera, vi dovete mostrare per quelli che siete, ok? Avete una grande riuscita, però questo grande abbattimento morale che voi avete dentro di voi, lo dovete veramente, dovete smettere di stare sempre a lamentarvi nel passato, state qui e ora, è importante che siate qui e ora, perché c'è un cambiamento, c'è uno spostamento che voi farete, eh, c'è uno spostamento che voi farete e che contatterete proprio il vostro dentro, con la grande tenerezza, quel grande amore che avete dentro, ok? E anche se avete una grandissima speranza, state nella positività, c'è un cambiamento, Scorpioni, molto importante, un grande cambiamento, proprio a casa vostra, ok? Potrebbe essere che ci sia qualcosa che succede a casa vostra che vi fa fare lacrime, che vi fa rattristire un pochino, ok? Però è un cambiamento che porta armonia, ci vuole questo cambio, assolutamente. Attenzione, perché c'è veramente proprio per voi c'è una grandissima gelosia, quindi non siate gelosi, non state nella possessività, non state nel controllo, perché questo vi porta veramente come a stare in mezzo al fuoco, a bruciare vivi. In questo momento veramente dovete stare dentro voi stessi, dovete fidarvi di quello che voi portate. Ok? Perché questo cambiamento che sta avvenendo proprio per portare una grande armonia dentro di voi, per portare come se doveste rompere veramente un salvadenaio, no? Spesso quando eravamo bambini facevamo questo salvadenaio, quindi voi dovete veramente fidarvi perché avete un cambiamento che porterà veramente un grande successo, vi porterà anche soldi e vi porterà anche un successo in amore, ok? Per favore. No, io non ho solo la Venus in Sagittario, ho altri 3 pianeti. C'ho la Venus e c'ho pure la Luna. Allora, vediamo quali sono gli aiuti. Sì, il nostro Moonchild ha un quadro un po' pesantuccio, diciamo così. Vediamo qual è l'aiuto per lo Scorpione. Ah, meraviglioso, meraviglioso. Il nostro amato Tot. Guardate. Il nostro amato Tot, qui è proprio, sono proprio il dare luce alle comunicazioni, il comunicare attraverso la luce per lo Scorpione, il mettere tutto dentro la grandissima luce, il seguire veramente quelli che sono i sogni. E i sogni verranno manifestati. Sì, il tuo Tot, Moonchild, esattamente. Perché quando è venuto qua lui si è innamorato di Todd, del profumo di Todd, tutto di Todd. È impazzito per Todd quando è venuto in Egitto, Moonchild. Vediamo con le carte del Sole e della Luna. Ma che cosa è richiesto allo Scorpione? Attenzione, attenzione, Moonchild.
distruggere tutto per rinascere. Tot porta alla comunicazione attraverso la parola, attraverso la comunicazione, ma è richiesto di distruggere tutto quello che è stato fatto affinché possa esserci una grande rinascita e che la rinascita sia una rinascita con la luce. Okay? Bene, Scorpioni, grazie mille. E ora Sagittario. Sagittario, hai capito? Moonchild, distruggere, distruggere, distruggere. Uscire dalla caverna. Vediamo che cosa porta questa luna in Libra per lo Scorpione. Eccoci qua. No, per il Sagittario, scusatemi. Allora, il Sagittario deve fare un cambio e mettersi in contatto con la sua grande femminilità, con la sua grande visione, con i suoi grandi doni, con ciò che lo fanno essere al centro, ciò che lo fanno manifestare. Quindi il Sagittario deve creare la sua strada e sapere dove vuole arrivare, manifestare quel sogno e sapere qual è il punto dove che vuole fare e veramente fare di tutto per arrivare lì, e non deve stare ad ascoltare le persone che durante la strada possono piangere perché si sentono abbandonate da lui, ma devono continuare potentemente ad andare avanti su quella strada. Ok? Sagittario, avanti tutta e non ascoltate nessuno se non quello che fate, quello che state facendo è qualcosa che serve a voi per la vostra vita, ma serve anche a tanti altri. Ha tutto a disposizione per poter creare tutto questo ed è assolutamente in contatto. L'unica cosa che deve fare, deve riuscire ad armonizzare una relazione con un maschile, perché in questo momento sono molto vicini ma si stanno dando le spalle, quindi bisogna guardarsi negli occhi, bisogna girarsi, ok? Per manifestare il vostro sogno, per manifestare il vostro sogno. Sabina mi fai morire da ridere. Avete e dovete fidarvi della vostra verità e dovete veramente portare armonia dentro di voi. Quell'armonia la dovete portare proprio perché voi conoscete i segreti. Voi siete quelli che avete la possibilità di entrare a far parte di dove solo alcune persone possono entrare, solo alcune persone possono entrare in quella parte del tempio. E quindi dovete veramente capire quanto avete, quanto siete fortunati e onorare ciò che avete dentro di voi. Ok? Vediamo poi altri messaggi per il Sagittario. Allora, Sagittario, attenti, avete 3 persone che cercano di mettervi dei bastoni fra le ruote, soprattutto sono questioni di affari e di denaro, ok? Quindi aprite bene gli occhietti, ok? Eh, c'è una riuscita nella vostra vita proprio anche a livello amoroso, a livello di coppia, con proprio la felicità che arriva, con un cambiamento che arriva nella vostra vita, proprio questo cambiamento è un omarello che arriva, un uomo che arriva, ok? Un compagno che arriva. Ci sono ancora delle cose che sono segrete, che sono nascoste, che vanno portate fuori, ok? Quindi abbiate pazienza, non siate frettolosi, non arrabbiatevi, perché a casa vostra avete comunque una grande riuscita. C'è solo qualcosa da mettere a posto, ma sono piccolezze, veramente poche cose che dovete sistemare. Ok? E vediamo qual è l'aiuto per il Sagittario. Guardate, il grande amore e la conoscenza.
Guardate qui che c'è. Qui abbiamo Hathor che prepara il suo elisir. Vedete qua? Sì. Elisir. Abbiamo Set che è l'ombra che ha davanti, quindi deve guardare bene in faccia la propria ombra, il Sagittario, ok? E in alto abbiamo Wajet che è l'innalzamento del serpente, quindi la rinascita, la forza vitale, e in mezzo, guardate, c'è il signor Anubis, il maestro del cuore, quindi lui che manifesta il cuore e che si prende cura di voi. Quindi questa è una grandissima unione, un grandissimo amore, un grandissimo accompagnamento che voi Sagittari avrete in questa luna in bilancia. Okay? Non fare la lamentona, su all in. Sì, Anubis ti arriverà a casa stanotte a trovarti. Vediamo le carte del Sole e della Luna. Guardate che cosa avete, il vostro Giove. Quindi avete un aiuto grandissimo, Sagittari, perché avete Giove che vi aiuta col grande amore e la conoscenza. Quindi wow, 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 wow. Quindi avete un grandissimo aiuto, una grandissima espansione. Quindi per favore rimanete centrati, rimanete nella positività, ok? Nella positività, ok? Sì, grazie Sagittari. Ora passiamo al Capricorno. Sì, Maria Teresa, sei arrivata proprio al pelo col Capricorno. Allora, vediamo questa luna in bilancia cosa porta al Capricorno. Allora, il Capricorno deve portare armonia nella sua parte maschile, deve portare un pochino di bilanciamento proprio perché c'è bisogno di manifestare alcune cose e c'è bisogno di armonizzare. Ok? Allora, il Capricorno, qui c'è da rimettere a posto delle basi, c'è da mettere un pochino in ordine, ok? E, e se rimettete a posto la base, se rimettete a posto sotto e rimettete in ordine, voi avrete veramente un bellissimo inizio, un inizio che vi chiede un po' di stare un attimo a vedere che cosa sta succedendo, ma perché? Perché dovete credere in voi stessi, questo inizio è io credo in me, non dovete cominciare da capo, avete tutto a disposizione, assolutamente, ok? E, e avrete modo di vedere le cose da un altro punto di vista, ma quello che vi è richiesto è veramente di mollare tutti le corde che tenete legate, dovete lasciare andare, vi dovete sì, ma parecchio ordine. Dovete proprio mollare tutte le corde, dovete proprio lasciare andare veramente tutto, dovete liberarvi, dovete lasciare tutte le zavorre, lasciate quello che sarà per voi, tornerà a voi, fidatevi, quindi lasciate andare, mollate veramente tutto e lasciatevi essere. E quello che vi è richiesto, mollate tutto e c'è un cambio molto grande che è mi riconosco, so chi sono, mi mostro per quello che sono, mi mostro per quello che sono, soltanto io, basta, ok? E sto sotto la luce del sole. Vediamo quali altri messaggi per il Capricorno. Allora, Capricorno, qui c'è un cambiamento, c'è qualche, come se ci fosse qualche problemino da mettere a posto, qualche ostacolino, ma roba da poco, che potete sistemare molto bene. Potete sistemare facendo un cambio, chiaro? Ok? E di nuovo c'è un cambiamento, ci saranno cose che verranno alla luce, cose che avete dimenticato, che non vi ricordate più, ma per portare proprio una riuscita, per portare luce nella vostra vita, per riportare tutto in ordine. Okay? E attenzione alle persone che vi dicono che siete bravissime, che siete bellissime, bravissime, ma che non è così, non pensano assolutamente questo. Attenzione.
Quindi non fatevi incastrare da queste persone, rimanete veramente con gli occhi ben aperti perché c'è un cambiamento per voi, per una riuscita. Quindi voi sgamerete e troverete queste persone che stanno cercando di portare questo, ok? E c'è proprio un contatto molto bello nella vostra strada, c'è un messaggio che arriverà da una persona molto importante per voi e che toccherà veramente quella grande tenerezza che voi portate dentro al vostro cuore, quella grande tenerezza che nascondete dentro di voi. Ok? Bene, vediamo gli aiuti. Per il Capricorno, Capri. Guardate, l'elemento del fuoco, quindi Capricorno, mettetevi in contatto con l'elemento del fuoco, quindi quel fuoco che vi accende tutto, che fa di nuovo bruciare l'anima, che vi fa riprendere il cammino e che vi ricentra, molto importante. Okay? Vediamo con le carte della All-in. Proprio perché questo nuovo bruciare vi porta dove? Nella nuova strada, alla testa del dragone, nel seguire quella che è la nuova strada, c'è un nuovo obiettivo che mettete nella vostra vita, quindi dovete proprio far bruciare di nuovo quel fuoco affinché tutto possa riprendere la giusta strada e voi possiate ritrovare la centratura per quello che dovete fare. Il Capricorno, per favore, quel fuoco è molto importante, fatevi vedere chi siete. Acquario. Acquario. Vediamo cosa porta la luna libera per l'Acquario. L'Acquario deve lasciare andare tutti gli attaccamenti, deve mollare veramente tutto, deve liberarsi dal rimanere prigioniero sotto le corde di qualcun altro, di alcune persone che cercano di manipolarlo, uscire da e rendersi assolutamente libero l'Acquario, totalmente libero. Okay? L'Acquario deve ricontattare il suo cuore, deve veramente iniziare a credere soltanto in se stesso, veramente, solo in sé e in nessun altro. E c'è una strada che parte, va veramente molto, 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 molto veloce. Okay? Deve avere il coraggio l'Acquario di camminare per una strada, di lasciare andare, di contattare. Ehm, e di contattare la propria parte maschile, di manifestare, avere il coraggio l'Acquario di manifestare ciò che vuole manifestare e di smettere di tenerlo nascosto e di tenere come un paravento, come se l'Acquario dovesse veramente uscire e finalmente mostrare quello che sta pensando, fregandosene altamente di tutte le persone, di quello che gli altri pensano, perché il vostro modo di vedere, il vostro modo di essere, la vostra essenza, mostrate la vostra essenza totalmente. Ok? Vediamo quali altri messaggi per l'Acquario. Grazie Maria Teresa. Allora, vediamo per l'Acquario. L'Acquario ha un grandissimo cambiamento, anche l'Acquario si renderà conto che c'è una persona che è meglio mettere in pause o addirittura eliminare totalmente dalla vostra vita, che è ancora meglio. Proprio fate un delete con una persona della vostra vita. E c'è un cambiamento, ma questo cambiamento nella vostra vita, Acquario, vi porta veramente a fare un grandissimo beneficio, proprio a fare qualcosa che sarà una grandissima riuscita e proprio qui troverete quella persona che cerca di mettere i bastoni fra le ruote e che fermerete, ok? E, e che troverete, che eliminerete perché voi avete comunque una grande riuscita. C'è qualcosa da mettere a posto, ma non è un grande lavoro quello che dovete fare e c'è una persona che si manifesterà, secondo me per lavoro,
e vi porterà a conoscere anche le altre persone che sono veramente molto importanti. Okay? Quindi avete proprio veramente un'armonia che arriva e persone che vi accompagnano in grandissima leggerezza, come se poteste fare le cose in un modo completamente diverso. Vediamo gli aiuti per l'Acquario. Guardate, per l'Acquario c'è Osiris, la rigenerazione, la trasmutazione. Quindi come se voi doveste rigenerare dalle radici e rifare salire tutta la bellezza che è dentro di voi. È come se doveste veramente portarla fuori, quella grande bellezza, come vi ho detto prima, no? E quelle vostre idee che avete, dovete proprio manifestarle così come sono. Non cercate di incastrarle, non cercate di metterle dentro a dei cliché, non possono stare dentro dei cliché perché quelle idee devono essere portate fuori così come sono. E guardate il saggio, comprendere, la comprensione totale di tutto, quindi la trasmutazione, se posso fare, scusate, la trasmutazione totale, proprio il rigenerarsi, il comprendere come poter creare questa vostra nuova verità e realtà che si sta manifestando. Grazie Acquari. E i nostri pescioline, dove siete? Pronto, prova? Nei miei corsi in uno di questi c'è un esubero di pescioline. Eccola una presente. Un po' sono uno. Vediamo che cosa porta per la bilancia. Per i pesci, questa luna in bilancia. Allora, questa luna in bilancia per i pesci vi chiedono di stare nel vostro cuore, di rimanere nel centro del vostro cuore. E lì, se voi rimanete nel centro del vostro cuore, avrete veramente tutta la conoscenza, avrete veramente le risposte a tutte quelle domande che vi state tanto facendo, che vi state tanto montando. Ah, bello Lucy, beh sì, tu per forza luna in pesci. E vi arriveranno veramente tutte le risposte. Vi dovete riconoscere pesci, totalmente vi dovete riconoscere, perché siete pronti per ricevere una grande conoscenza, veramente, siete pronti per ricevere come un miele dal cielo che arriva e che porta nella vostra vita, ma dovete portare un pochino di armonia, perché come sapete il vostro criceto lavora veramente tanto, quindi dovete portare un pochino di armonia e dovete veramente contattare quella grande femminilità, quella femminilità che è proprio dentro di voi, che è inside, dentro. Quella dovete mettervi in contatto, dovete avere paura di portarla fuori. Siete tanto romantici, fate tante cose, qui, là, su e giù, ma dovete portare quella femminilità come se quella femminilità si radicasse dentro di voi e portasse veramente di nuovo quelle basi. Allora sì che la strada inizia a camminare, allora sì che voi potete mostrare chi siete, ma attenzione a togliervi quelle maschere, smettete di stare nell'esteriorità, smettete di stare fuori, sì, Memo, dovete veramente andare a fondo, andare dentro, buttarvi via, dovete immerdarvi, scusate se dico questa parola, dovete veramente riempirvi di tutto questo, perché dovete veramente riempirvi e dovete stare dentro a quella femminilità, immergervi veramente in quella tenerezza, in quella delicatezza che quel femminile porta, quella fragilità che non è fragile, che non è essere fragile, lo sapete, parliamo sempre di questa cosa. Vediamo qual è il messaggio per i pesci. C'è un messaggio per un grande cambio per voi, okay? C'è
attenzione che avete una donna che è gelosa di voi, attenti, questo vi farà fare un cambiamento, ok? Un cambio che però porterà una grande riuscita. Voi la riconoscerete questa donna e secondo me non dovete nemmeno discuterci, non dovete nemmeno parlarci perché non ne avete assolutamente bisogno, ok? E perché c'è un grande cambio per voi, è un momento, questa luna in Libra vi darà veramente incontri con persone, vi farà conoscere nuove persone, nuovi circoli, tutto nuovo, però non state nel passato, non state nel rimpianto, voi rimpiangete sempre, basta rimpiangere. State nella grande leggerezza che è porta per voi e c'è veramente una grandissima riuscita in tutto, cioè secondo me andrà molto bene, anche troverete un mood per un lavoro che vi piacerà anche molto, cioè che vi darà anche soddisfazione, sarà un lavoro che vi piace fare, ok? Però basta piagnoni, ok? Basta. Oh, ci sono tutte e due per i miei pisciolini. Allora, intanto dovete contattare i 5 elementi. Mettete in contatto con i 5 elementi. Ok, molto importante per voi rimanere ben centrati sulla terra. E l'altro è proprio, guardate, l'innocenza e il credere. Io credo totalmente, mi fido, la fiducia, quello che vi dico sempre, fidatevi di voi, ok? E con le carte della Holly per i pesciolini, guardate, le emozioni, che cosa vi dovete fidare? Che cosa vi dovete fidare? Dovete fidarvi delle emozioni, quindi andate in contatto profondamente con le vostre emozioni, fidatevi e rimanete però coi piedi in contatto con i 5 elementi della terra, ok? Non volate via, ma rimanete qui centrati, ben coscienti di quello che dovete fare, ok? Bene, grazie a tutti. Adele, hai voglia di chiudere? Ti faccio un saluto. Sì. Allora, lasciamo ad Adele, faccio un saluto prima di chiudere. Io vi ringrazio veramente tantissimo. Ringrazio la mia amata Adele, grazie Adele di essere qua per questa luna, perché veramente sei stata fantastica e fantastiche le tue campane, il tuo modo di suonarle, il tuo grande cuore. Metterò nel video i contatti di Adele. E, sì, lo faremo ancora. Se Adele viene e non mi sopporta, lo faremo ancora. E metterò i contatti di Adele perché lei fa i percorsi con le campane e tante cose, quindi contattatela perché è meravigliosa e voi sapete invece dove contattarmi, tanto ormai sono come il presemolino, tutte le sere sono qua, e quindi grazie, vi ringrazio. Vi amo, lo sapete, vi amo tanto e dal mio cuore tanto amore da Luxor, tanto amore dalla casa di Ra e lasciamo ad Adele chiudere questa meravigliosa serata. Grazie Adele. Grazie a tutti, vi saluto con le campane.
Grazie Adele, sei stata fantastica. Ti ringrazio dal profondo del mio cuore. Allora, grazie a tutti, buona serata e alla prossima luna. E spero che Adele sarà con me o vedremo che cosa inventarci di nuovo. Grazie a tutti, buona serata, grazie Adele, ti voglio bene. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti e grazie.